bordo di questo bolide da competizione che non conosci. non conosco affatto, non l'ho mai visto, mai provato in assoluta. Stiamo parlando della Audi TT 8J 2010 con qualche cavallino in più rispetto al normale, Dettagli. piccoli dettagli. Partiamo da una base di 160 cavalli con 250 Nm di coppia, ma qui ne abbiamo qualcosina di più. Siamo circa sui 190 cavalli e almeno 300 Nm di coppia. Per avere quella spinta in più. Cambio manuale 6 marce, fortunatamente manuale, perché di base, come tu ben sai, è la base della Golf 5. Ah sì, no, non lo so. La base della Golf 5, solo che è allargata davanti di 26 mm invece dietro di 30, quindi qualcosa a livello di geometrie è diverso, però la base è il Golf 5. E il muso del telaio l'hanno fatto in alluminio per compensare il fatto che comunque ha il motore anteriore, trazione anteriore, e il dietro, siccome questa è una 4 posti ma 2 sono dietro quasi inesistenti, o Omologati per 1,45 omologati per i bimbi. per i bimbi e per i nani e gli elfi del bosco. Va bene. Vanno bene. Quindi Audi, per compensare e bilanciare il peso, hanno fatto l'anteriore in alluminio e il posteriore in acciaio. A livello di guida, come sensazioni, la sento, non è neanche troppo pesante perché pesa circa 1300 kg. Sì. È molto bilanciata anche nei tornanti, così non la sento partire particolarmente sull'anteriore. Magari nei curvoni veloci è un altro discorso, Magari più sul posteriore. tende, Ti accorgi un po' di più dietro, sì. sì, ti scoda di più. Qua siamo in tratti di montagna, quindi alla fine sono più curve secche, strette, però vedo che comunque, nonostante abbia un assetto stock originale, vedo che comunque non ha particolari difficoltà, cioè la sento abbastanza bene, non è né troppo rigida né troppo ballerina, No. diciamo una via di mezzo. Secondo me ci si può comunque divertire e non è neanche, secondo me, troppo scomoda nei lunghi viaggi. Tu ne sai meglio di me. No, infatti. Si sente che ha un pochino, ondeggia un pochino più rispetto alla mia, sì. però non è così malvagia, non Sì, la vedo. no, per quello. Anche i freni originali qua sono buoni, sono freni a disco autoventilati sull'anteriore. Sì, direi che frenano bene. Finora non ho ancora tamponato nessuno. È andata bene, fino adesso è andata ancora bene. Poi qua abbiamo una piccola chicca che fa comunque sempre la differenza, che è lo scarico, che all'interno non rende più di tanto. Sì. Sì, non è fastidioso per quello. Esatto, non ti dà noia. Dentro è bello insonorizzato, quindi fuori si sentirà molto di più, però dentro perlomeno non ti saltano fuori le orecchie o ti rimbomba troppo. Cioè, Sì. diciamo che è una via di mezzo tra il casino e la sobrietà. Sì. Sì, poi a bassi giri non è che senti Troppo. Sì, è poco, non senti più dai 3000 in su, senti che proprio ti dà. Comincia a urlare, quello sì, è vero.
Nonostante comunque tu abbia solamente il terminale, Sì. che comunque mi pare che sia anche omologato. Sì, 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 sì. Anche perché già la macchina di per sé attira l'attenzione esteticamente. Sì. Qua non abbiamo l'alettoncino dietro elettronico, l'abbiamo rimosso e abbiamo installato quello fisso replica RS, TTRS, e è un po' più alto, un po' più largo, secondo me a livello estetico è più bello da vedere. Abbiamo la griglia nido d'ape Sempre lucida, dell'RS. sempre versione RS, fari a LED anteriori e posteriori, stile RS, ultimo modello, Sì, ultima esatto. versione, quindi un po' tende a ingannare anche con il fatto di aver messo sulle palpebre, Esatto, sul faro davanti, che tende un po' a spigolare il faro, perché su quella versione qua l'anteriore, il faro non mi fa proprio impazzire perché sembra un po' ovalizzato, Sì, non sì, è bellissimo. grosso. Invece su quelle nuove, sulla versione nuova, è proprio tanto spigolosa, infatti è Tagliato. cattiva, sì. E abbiamo, infatti, un po' fa ricreare quella linea lì. No, infatti chi diciamo non se ne intende troppo, è capitato magari anche i colleghi di lavoro, magari mi hanno visto passare la prima volta e erano convinti che fosse la versione dopo. modello nuovo, sì. Anche l'estrattore abbiamo dietro, Sì. posteriore. Non è in stile RS, dovremmo aver dovuto mettere il doppio scarico, invece noi abbiamo solamente un'uscita singola, però abbiamo l'estrattore che si nota, quindi Hai fatto poi nero lucido anche. esatto, perché più quello bellino, originale era insomma. opaco, Sì. liscio, Ma anche dritto. quello dell'RS è più lavorato, però resta sempre su quel grigio opaco lì. Sì, Però il doppio scarico è più figo. quello sì, però avresti dovuto comunque cambiare altro scarico. Sì, no. Macello. Diciamo che volevamo renderla, rimodernizzarla, ma senza fare chissà che stravolgimenti di modifiche, che già di per sé così ha cambiato completamente look rispetto a come era appena presa. E poi già anche il display dentro fa tanto. Ah beh, sì, anche il display, anche alcune decorazioni interne in carbonio sul tunnel centrale, in carbonio lucido, Quello adesivo, dell'aria. anche quello dell'aria, risalta un cifro poi con le cuciture rosse del pomello, anche sulle prese d'aria, volante traforato in pelle, anche quello con cuciture rosse, sembra, ovviamente è stato rifatto il Sì. volante, perché Sì, anche un annetto fa circa, quindi è ancora bello nuovo. ha cambiato la resa quasi, non dico nuova, ma No, sì. ha cambiato faccia. Cioè, soprattutto se la guidi tu che sei abituato a vederlo, Esatto. trovarti il volante così nuovo, diverso, ti rende. Abbiamo fatto modifiche intelligenti, Esatto. diciamo così. Senza essere troppo cafoni e buzzurri. Vabbè, ma noi ci accontentiamo anche così. Non posso fare di più. Ho finito tutti i soldi. C'è una galleria. Passiamo i finestrini. Sentiamo un po' il sound. C'è anche la moto dietro che si lascia trascinare. Si sente che comunque va su progressivo, non dà vuoti Ah no. ai bassi, va su proprio progressiva, senza Sì, lineare, sì.
dai 2000 parte il turbo, si sente la spinta e va sempre più forte. Sì, quasi 3000. Sì. Si dà La botta, sì. Infatti si sente anche lo scarico che fa più casino. Fa da 0 a 100 in 7,2 secondi. Esatto, quasi passiamo sotto tranquillamente sotto i 7. Chissà se 2 massimo. 2. Ecco il fatto che comunque da originale sia così spianata, Vabbè, quello sì, non ho ritoccato niente. è già comunque un punto a favore. Sì, che volendo qualcosa si può Ancora, esatto. Però rischi che, cioè, già adesso non me la vivo benissimo quando vedo dossi o marciapiedi, esatto. Però volendo qualcosina ancora si potrebbe anche fare, quello sì. Non ho mai provato quelli sedili in pelle, cioè una delle cose che magari Ti piacerebbe cambiare i sedili in pelle? Sai che però ci sono pro e contro. diciamo che però da vedere ovvio fanno più scena, quello sì. Sì, però mi piacciono un sacco perché sono morbidi, avvolgenti, esatto. No, per quello in fatto di comodità non mi sono mai trovato male, quello no. Completamente regolabili in altezza e lunghezza, anche noi che siamo alti 1,90 m ci stiamo tranquillamente, perché comunque la macchina è veramente bassa, alla fine la posizione di guida sei proprio giù basso. Sì, sdraiato. È una mini sportiva di quelle toste alla fine come posizioni di guida. Poi gli interni tutti neri, cielo nero, che alcune tipo la mia lo fanno grigio, fa cagare, sinceramente mi fa un po' schifo, un po' schifio. Invece così tutta nera dentro, ad esempio sopra. sulla Golf, visto che hanno preso tanto dalla Golf, sul modello del 2010 non ce l'ha scuro, Ok. ce l'ha grigio, l'hanno messo dopo scuro. Invece infatti qua sono stato fortunato su quella, sì. perché sì, bello. La tenuta nera, infatti bella. Bene, siamo arrivati al traffico, siamo scesi dal monte Achina E mo siamo fermi. al massimo fermo, stiamo andando proprio piano piano, quindi direi che il video termina qui. Io ringrazio fratellino per questo test drive, è stato un'auto nascosta fino a questo momento, Perché sapevo che aspettavo il momento giusto. un momento opportuno. E, no, bella, mi è piaciuta. Pensavo fosse più una vasca da bagno che ballasse di qua e di là, di farla crociere, invece no, è tenuta, anche essendo comunque un modello base, alla fine va proprio bene. E chissà mai se saltasse fuori magari una garetta tra la mia e la tua, chi la spunterà? Ah, 300.000 like. Così non salterà mai fuori. Facciamo la gara. Se arriviamo a 300.000 like, gara a sparo, No, perché stile Fast and Furious, tra la mia Clio RS e l'Audi TT bombata di Didi. Grazie della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.